è uno di quei casi in cui a caldo potresti dire tante cose cattive. Tante cose cattive. Tante, tante. Eh sì, perché poi la casualità va bene, il caso, la sfortuna, le macumbe. Però ogni volta che c'è una palla inattiva, un calcio d'angolo, io me la faccio nei pantaloni. Me la faccio io perché se la fanno loro nei pantaloni. Perché spariamo completamente. E da quest'anno la marcatura zona. Ma non funziona la marca. Non funziona. Qualcosina forse va sistemata, Forse. Chiedo. Magari. Magari. Poi fate voi, A me sembra che ogni volta arriva sta palla. Ci sovrastano nettamente. Sempre in ritardo. Sempre impreparati. E non è che, cioè, ripeto, basta un niente, basta un niente. Eppure non è che so ragazzini alti quanto me. No, Bissek, Akanji, Bastoni, mi sembra che ci siano i centimetri, eppure non la si prende mai sta palla. Cioè, è il bello che oggi prendiamo gol quando lo stesso allenatore avversario, quando lo stesso Simeone dice al suo portiere calma, calma, che gli va bene anche il pareggio. E io sono convintissimo che sta roba è quella che a noi ci ha fatto abbassare la tensione ancora una volta. Io sono convinto, ma ne sono straconvinto che sta roba, che ancora una volta ci fa abbassare l'attenzione. Perché non è casuale. E io mi sono anche un po' stancato di dire, sì, bella la prestazione, bene, però poi se non contro sti avversari qua, in questi campi scomodi, se non fai risultato, cioè getti all'ortica anche quello che di buono fai, perché non riesci, no, anche ad acquisire quella sicurezza, perché poi noi parliamo Inter, sempre Inter, la più forte, poi secondo me ti perdi. Arriva un avversario di buon livello e neanche impeccabilissimo l'Atletico del Cholo, per quello che sta facendo quest'anno. E puntualmente basta poco e perdi. Iniziamo a vederci meno belli. Io vorrei una squadra anche molto più brutta. Anche molto più brutta, ma più cattiva. Più brutta e più cattiva. Cioè non cioè, sono pronto a vedere anche una squadra più brutta, l'importante è che sia più cattiva. Perché di cattiveria, secondo me, un po' pecchiamo. Ne parliamo, signori miei, come se lo facciamo una seconda parte, qualcosina sull'Atalanta. Voglio dire, stasera poteva essere la serata anche perfetta, vi dico la verità, perché ieri c'erano state due vittorie delle italiane, c'era stata oggi la vittoria dell'Atalanta. Fosse arrivato un pari e avremmo ancora di più ulteriormente migliorato il ranking, che attenzione non è una cosa che dobbiamo snobbare, e non è una cosa che non ci riguarda, specialmente quest'anno dove siamo tutte là, e lottare per lo scudetto può significare anche lottare per la Champions, perché sono veramente tutte lì le squadre. Averne 5 l'anno prossimo, e non è impossibile, non sarebbe affatto male. Quindi non è che tu uno dice, ma che me ne frega, non ci riguarda. No, ci riguarda benissimo, ma proprio bene. E comunque ne parliamo un pochettino più avanti. Prima, come al solito, vi voglio invitare a lasciare un like per l'algoritmo. Se volete iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti. A proposito di prossimi contenuti, io ho registrato anche la live reaction. Non sono andato apposta da Mastromino perché porta sfiga. Però mi sa che non è lui a sto punto. Fatemi sapere se volete l'intero video o vi carico gli short. Non lo so. Ci penso. Ho tempo di rifletterci. Trovate tutto in descrizione, vi ringrazio per il supporto e tutto il resto. Cosa dire, signori miei, cosa dire? No, ancora oggi ancora vedo buone cose senza ombra di dubbio, anche il fatto
Io questo pari me lo portavo con estremo piacere, sì, perché tu venivi comunque da 4 vittorie su 4 contro avversari sicuramente alla portata, ma le devi battere, devi fare punti. Oggi portavi a casa un pari, no? In territorio spagnolo contro l'Atletico mi andava bene. Mi andava soprattutto bene visto che eravamo andati sotto. E quando vai sotto, l'Inter fa fatica a rimetterla in piedi la partita. L'abbiamo visto, no? L'abbiamo visto un po' di volte col Napoli, con il Milan, e quindi anche oggi io pensavo che ci fosse un contraccolpo. In realtà poi l'Inter ha fatto sì che il pari arrivasse, è assolutamente meritato. Poi c'è stata anche un po' di sofferenza, no? L'occasione di Simeone, l'occasione di qualche occasione di Griezmann, qualcosina qua e là, però ha saputo anche un po' tenebotta, anche se vi dico la verità, a me quando arrivano gli altri mi danno sempre quella sensazione che possono fare male, cioè io la difesa dell'Inter non la vedo assolutamente ermetica e onestamente questo è un discorso che va affrontato e che devono porsi, perché poi nel momento decisivo o nell'arco di un'intera stagione la difesa fa la differenza, ragazzi, oltre all'attacco ovviamente, ma il fatto che tu possa prendere gol in qualsiasi momento, in qualsiasi circostanza, non depone a tuo favore. E anche oggi è bastato un'altra palla persa, ancora una volta di Cialanoglu, perché se diciamo che Cialanoglu sta facendo un'ottima stagione, è stato bravo, è stato clamoroso, è il capocannoniere, tutto quello che pare, ha perso due palloni che sono costati gol e situazioni che poi abbiamo pagato a caro prezzo, questa roba va detta. Il rigore, l'ho sentito già polemiche, non c'è da fare nessuna polemica, non c'è da fare niente, ma proprio zero polemica, è una situazione veramente, veramente, anche al limite se vogliamo. Io sono stato quello che ho pensato, quando guardavo l'analisi, sì l'ha toccata, non l'ha toccata, sì l'ha toccata, non l'ha toccata. Stiamo parlando di veramente di qualcosa di impercettibile che è inutile stare lì a dire no, lo doveva togliere o lo doveva dare. È andata così. Mi preme dire che secondo me Carlos Augusto a destra fa molta fatica, sicuramente perdiamo un'arma importante. Dumfries è un giocatore troppo importante, alla faccia di quelli che continuano a dire no, ma l'Inter ha due squadre. No, l'Inter ha fatto un ottimo mercato, per carità di Dio, ma anche cose che sono andate a vuoto, perché se manca Dumfries e tu, nonostante hai uno che hai pagato 25 milioni, a quello tu preferisci un quinto di sinistra o un esterno di sinistra e lo vai a mettere a destra, vuol dire che proprio bene bene bene, no? Il mercato, insomma, onestamente. Non per togliere meriti a Carlos Augusto, che secondo me se gioca a sinistra fa benissimo, ma lì è sicuramente adattato. E mettere lui a destra che a sinistro non è produttivo, senza ombra di dubbio. Spero che Lautaro Martinez sia arrabbiato con se stesso, e forse questa è un'altra di quelle note che non mi è piaciuto, vederlo uscire arrabbiato. Se è arrabbiato con se stesso va bene perché è stata un'altra prestazione non di livello, perché i giocatori forti poi in queste serate devono dimostrare di essere forti, devono dimostrare di essere giocatori di livello. Julian Alvarez lì ha segnato, punto. Lautaro Martinez con chi ti arrabbi? Con chi ti arrabbi? Con te stesso. Se si arrabbia con se stesso va bene, va benissimo, ma se semina zizzania inizia un po', no, già a, no, magari come posso dire, lui è il capitano, quindi più di altri deve dare anche l'esempio, ed è quello che non deve far perdere credibilità all'allenatore. Quindi non mi è piaciuto sta roba qua. E niente, ragazzi, poi possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo. Bonni, bene il dialogo con Zielinski. Ripeto, la partita l'avevamo messa. Non mi sento di criticare i cambi. Qualcuno dirà, ma con i cambi. L'Inter la stava portando a casa la partita. Ribadisco ancora una volta: si abbassa la tensione e prendi gol da calcio d'angolo all'ultimo minuto, all'ultimo secondo, quando anche l'avversario, ribadisco, non aveva quasi più nulla da dire. Ribadisco, lo stesso allenatore dice state calmi, no? Non va bene, non va bene, non va bene. E va bene, questo è. Dobbiamo pensare, se vogliamo entrare nei primi 8, dobbiamo pensare di andare a fare risultato contro il Liverpool e di andare a fare proprio il bottino pieno. Qualcuno dirà, ma sei pazzo? No, io ho visto che anche oggi in casa mi sembra che ne ha presi 3 o 4, quindi c'è da azzannare quella partita là, altrimenti qua rischiamo di buttare all'ortiche tutto quello che di buono abbiamo visto finora in Europa.
E niente, contentissimo dell'Atalanta, molto molto bene, perché mi sono messo proprio il computerino e comunque mentre guardavo la partita ho voluto vedere, ho voluto seguire l'Atalanta e l'avete visto, cioè l'Atalanta è una squadra che ha una forza lì davanti quasi criminale, mi verrebbe da dire, e cresce come ha fatto contro il Napoli, dove però si era compromessa perché aveva preso tre gol nel primo tempo, poi è cresciuta la distanza, anche oggi è cresciuta nel secondo tempo, proprio ha messo la quinta, e quando quelli lì si scatenano fa fatica chiunque. Oggi Lookman, De Ketelare, Scamacca poi hanno dimostrato che sono un attacco che hanno pochi, che si possono permettere veramente in pochi. Lookman che fa un bellissimo gol, che fa l'assist per Ederson, De Ketelare mette una bellissima palla appunto allo stesso Lookman, ma tante altre giocate interessanti, finalmente un po' di carattere. Scamacca comunque lavora bene la palla, poteva segnare lui il terzo gol, centra la traversa, però lì si amalgano bene tutte e tre, se sono ben supportati, con Ederson in mezzo al campo, con gli esterni che fanno e arano il campo come Bellanova e Zappacosta da un lato e dall'altro. Attenzione, Ian dietro, ragazzi, veramente tosto. Che difensore Ian, ancora una volta, perché poi qualcosina anche oggi l'Atalanta l'ha concessa, perché l'Eintracht dietro ti lascia, ma comunque sono pericolosissimi, e ha tenuto botta l'Atalanta in qualche modo, è riuscita a non prendere gol, e poi mi sembra che in 5-6 minuti hanno fatto 3 gol, praticamente montante, gancio e knockout, pazzeschi, e l'Atalanta è la bella notizia della serata, perché con la vittoria di stasera mi sembra che si porti a 10 l'Atalanta, non vorrei dire fesserie, la voglio controllare, e quindi praticamente non c'è la matematica, ma si assicura un posto nei playoff, per cui molto 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 bene, sì, a 10 punti. Bene, veramente veramente bene. Lo dicevo già l'altra volta contro il Napoli, lasciate lavorare zio Raffaele, diamogli tempo di incidere. Già mi piace come, no, valorizza Lookman, quindi sa che ogni giocatore ha un carattere, va lasciato fare, va dosato o va fatto giocare fino alla fine, non è un pavido allenatore che secondo me può far di nuovo può tirare fuori di nuovo tutte le qualità che abbiamo visto e riconosciuto all'Atalanta della scorsa annata, quindi e questo già è un risultato che dà forza, perché vai lei in Germania e ne fai 3 all'Eintracht. Ricordiamolo che il Napoli non è riuscito a fare un gol in casa 0-0 il Napoli, l'Atalanta è andata lì, ne ha fatte 3 e ne poteva fare 5-6 tranquillamente, perché poi 3 gol, ma prende anche 2 palle nel primo tempo, per cui con Lookman come si è il controllo orientato, ragazzi, veramente l'Atalanta stasera mi ha fatto divertire, almeno l'Atalanta, sì. Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate l'accade, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschio.